Salve a tutti e benvenuti a OptiTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo un po' della percezione del colore. Dunque, perché percepiamo i colori? Semplicemente perché essi ci aiutano a distinguere e identificare più rapidamente gli oggetti nello spazio. Ad esempio, pensate ad un'arancia ed una mela. Esse hanno una forma abbastanza simile e anche delle dimensioni pressoché simili. Inoltre, se le portiamo ad una certa distanza da noi, quindi non potendo utilizzare il tatto per distinguerle, quale altro elemento ci rimane? Ovviamente l'unico elemento che ci rimane è quello visivo e quindi le possiamo distinguere attraverso il colore. Dunque, l'arancia ha un colore di una tonalità arancione, grosso modo, cosa che la mela non potrà mai avere perché può essere gialla, può essere verde, può essere rossa, potrebbe anche essere arcobaleno se gli fate di funghetti allucinogeni, ma non potrà mai essere arancione. Dunque, una volta che identifichiamo l'arancia, andiamo anche ad identificare la mela per esclusione. Dunque, con questo banalissimo e piccolissimo esempio abbiamo compreso come i colori sono importantissimi nell'identificazione degli oggetti nello spazio in modo molto rapido. Ora vediamo un po' quali sono i meccanismi coinvolti nella percezione del colore. La teoria più accreditata al momento è la teoria a stadi detta anche Retinex, una teoria che prevede tre step chiave, quindi tre passaggi, tre stadi nella percezione del colore che coinvolgono il sistema visivo dalla retina fino alla corteccia cerebrale. Nel primo stadio, la luce che viene emessa dai corpi, insomma dagli oggetti presenti nello spazio, giunge al nostro sistema visivo, quindi ai nostri occhi, si rifrange attraverso i dioptri oculari e arriva alle nostre retine, dove ci sono una serie di cellule dette fotorecettori, i quali sono sensibili alla luce per via di un pigmento presente al loro interno. I fotorecettori coinvolti nella percezione del colore si chiamano coni e sono di tre tipi. Abbiamo i coni rossi, detti anche coni L perché rispondono alle ampie lunghezze d'onda. Poi abbiamo i coni verdi o coni M perché rispondono alle medie lunghezze d'onda. E poi abbiamo i coni blu o coni S perché rispondono alle corte lunghezze d'onda. Sostanzialmente quando la luce arriva sulla retina e quindi giunge su un fotorecettore va a stimolare, va ad eccitare il fotopigmento presente nel fotorecettore tale da innescare un processo detto fototrasduzione. Quindi il segnale luminoso viene convertito in un segnale elettrochimico, quindi in un segnale che dal fotorecettore viene inviato ai neuroni di ordine superiore. Questo segnale viene modulato in ampiezza ed è un segnale che viene codificato come segnale tricromatico, quindi un segnale RGB. Ciò significa che il colore della luce che ha stimolato un determinato fotorecettore viene identificato da tre variabili: la percentuale di rosso, la percentuale di verde e la percentuale di blu, molto in accordo con la teoria di Young. Poi in un secondo stadio abbiamo il segnale che proviene dai fotorecettori, un segnale tricromatico, che viene poi convertito in un segnale di opponenza dalle cellule orizzontali, bipolari, amacrine e gangliari, quindi si formano i campi recettivi ad opponenza cromatica, con modulazione di frequenza anziché di ampiezza. Attraverso gli assoni poi delle cellule gangliari che vanno a formare il nervo ottico, il segnale viene portato dalla retina fino al nucleo genicolato laterale. Nel terzo stadio il segnale viene portato dal nucleo genicolato laterale del talamo fino alla corteccia visiva primaria attraverso degli assoni che fanno sinapsi con gli strati 3, 4b e 4c della corteccia visiva primaria, dove ci sono delle strutture cilindriche che sono delle specie di contenitori di corpi cellulari di neuroni corticali dette blob. Qui le cellule corticali sono deputate all'analisi della percezione cromatica e hanno la particolarità di avere una doppia opponenza cromatica, fondamentale nella percezione del contrasto cromatico, ovvero l'abilità del nostro sistema visivo di percepire la differenza fra i colori. Il contrasto cromatico riveste un'importanza fondamentale nella percezione del colore, in quanto esso ci dimostra che il colore non è una proprietà intrinseca dei corpi, ma è semplicemente un artificio del nostro sistema visivo basato sull'esperienza e sulla probabilità di stimolazione delle strutture del sistema visivo. Ad esempio, se osserviamo queste due figure a lato qui, la figura A e la figura B, abbiamo un esempio di contrasto cromatico
e di costanza del colore. Fondamentalmente nel primo esempio, nella figura A, notiamo che a seconda della luce ambientale può variare la percezione del colore secondo delle distribuzioni probabilistiche. Infatti i due corpi sono illuminati da due luci differenti, una luce rossastra per quanto riguarda il primo corpo, una luce bluastra per quanto riguarda il secondo, mentre nel caso della costanza del colore abbiamo due corpi identici che vengono illuminati dalla stessa luce, quindi la percezione del colore è pressoché simile. Dunque a questo punto salta spontanea la domanda se da piccoli giocavamo con i colori oppure con delle lunghezze d'onda. In ogni caso siamo al termine di questo video, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, bella 8 style!